Ascolta questa statistica e dimmi se non ti spaventa. Su YouTube esistono oltre 115 milioni di canali attivi, ma il 90% di questi non arriverà mai a 1000 iscritti. Solo il 6% verrà monetizzato. Quindi se hai aperto un canale YouTube hai solo l'1% di probabilità di avere successo. 99 canali su 100 falliranno e la maggior parte molla dopo appena 5 video. Ma prima che tu chiuda pensando allora è inutile, tanto non ce la farò mai, fermati. Perché io sono riuscito a monetizzare il mio canale Faceless in soli 60 giorni, partendo da zero. E in questo video ti spiego esattamente perché il 99% fallisce e soprattutto come puoi entrare a far parte di quel prezioso 1% che ce la fa davvero. La dura realtà. Sai qual è il problema? Non è la concorrenza, non è nemmeno la tua età o il fatto che hai iniziato troppo tardi. Il vero problema è che la maggior parte delle persone tratta YouTube come un hobby casuale, ma si aspetta risultati da professionista. Quante persone conosci che hanno detto con entusiasmo «Ho aperto un canale YouTube»? Probabilmente tante. E quante di queste persone hanno veramente pubblicato più di 10 video? Pochissime, perché arrivano con aspettative completamente sbagliate. Pensano «Farò qualche video, magari uno diventa virale e poi inizierò a guadagnare». Oppure una volta raggiunta la monetizzazione, i soldi arriveranno da soli. E invece cosa succede? Pubblicano 3, 5, forse 10 video. Le visualizzazioni sono deprimenti. 20 qui, 40 là, forse 50 se hanno fortuna. La famiglia guarda per pietà, gli amici mettono un like e spariscono. E dopo qualche settimana si arrendono. YouTube è troppo difficile, non è per me, sono arrivato troppo tardi. Ma questa è la verità. YouTube non è difficile perché non sei capace. È difficile perché è una competenza vera, come imparare a suonare uno strumento o parlare una lingua straniera. Nessuno si aspetta di prendere una chitarra e suonare perfettamente al primo tentativo. Eppure tutti si aspettano di aprire un canale YouTube e diventare virali immediatamente. Non funziona così e una volta che accetti questa realtà tutto cambia. La trappola dello scroll infinito. E qui arriviamo al primo grande ostacolo che blocca il 99% dei creator. Io la chiamo la trappola dello scroll infinito. Funziona così. Il tuo canale non cresce, sei deluso, quindi cosa fai? Vai su YouTube e cerchi come ottenere più visualizzazioni, come crescere velocemente su YouTube, i segreti dell'algoritmo. Sei sommerso da centinaia di video, fai questo e diventerai virale. Cambia questa impostazione segreta. Pubblica alle 15:37 precise per massimizzare le visualizzazioni. E li guardi, prendi appunti, ti senti produttivo. Il tuo cervello ti dice sto lavorando sul mio canale, sto imparando, ma in realtà non stai facendo niente. Perché guardare video su come crescere ti dà l'illusione del progresso senza fare il vero lavoro. È come guardare video su come andare in palestra invece di andarci davvero. Il tuo cervello ama questa trappola perché è comoda. Ogni volta che clicchi su un nuovo video motivazionale ricevi una piccola scarica di dopamina. Ecco, questo è il segreto che mi mancava. E poi, niente, non applichi nulla e il ciclo ricomincia. Io stesso ci sono caduto pesantemente all'inizio. Passavo ore a guardare tutorial, prendevo appunti dettagliati, ma il mio canale, fermo, nessuna crescita visibile. Allora come si esce da questa trappola? Primo, regola ferrea. Per ogni video sulla crescita che guardi, devi applicare almeno una cosa concreta nella tua prossima pubblicazione. Non proverò, non magari, ma lo fai e basta. Secondo, quando guardi contenuti educativi, filtrali senza pietà con 3 domande. Lo posso applicare oggi? Migliorerà direttamente i miei video? Funziona per la mia nicchia specifica? Se anche solo una risposta è no, chiudi quel video, non è per te. Terzo, metti un limite, massimo 2-3 video a settimana sulla crescita su YouTube. Il resto del tempo, creazione vera, registrazione, montaggio, pubblicazione, fai pratica. Quando fai questo cambio mentale, smetti di essere uno studente passivo che consuma contenuti e diventi un creator attivo che sperimenta sul campo. Ed è l'unica differenza che conta. Cambia mentalità, aspettative versus realtà. Ora, la prima cosa concreta che devi cambiare se vuoi entrare nell'1% sono le tue aspettative. Ti dico una cosa che nessuno ti ha mai detto chiaramente. La monetizzazione di YouTube non ti farà diventare ricco, almeno non all'inizio, e probabilmente nemmeno dopo. Finché i tuoi video non faranno decine di migliaia di visualizzazioni ogni settimana in modo costante, i soldi che YouTube ti paga sono ridicoli. Parliamo di 20, forse 40 euro al mese se va bene. Ma Marco, allora perché dovrei fare YouTube? Ottima domanda. Ecco perché stai guardando i traguardi sbagliati.
Invece di fissarti sui soldi che ancora non arriveranno, celebra le tue vittorie vere, il tuo primo commento genuino ricevuto da uno sconosciuto, i tuoi primi 100 iscritti guadagnati uno alla volta, il primo video che supera le 1000 visualizzazioni. Queste sono le vittorie che contano, perché ti dimostrano che stai progredendo, che stai imparando, che la direzione è quella giusta. Se arrivi su YouTube con aspettative alte, tipo tra 90 giorni voglio fare 10.000 euro al mese, ti schianterai, ti brucerai, ti arrenderai. Ma se arrivi con aspettative realistiche, tipo nei primi 6 mesi voglio capire come funziona, migliorare i miei video e costruire le basi, allora resterai abbastanza a lungo da vedere la crescita vera. La differenza tra chi ce la fa e chi molla è tutta qui. Le aspettative realistiche battono le aspettative alte, sempre. La regola dei 100. Seconda cosa fondamentale, la regola dei 100. La maggior parte dei creator abbandona dopo 5 video. 5. Ma non è neanche lontanamente abbastanza per imparare qualcosa. Questa è la regola che seguo e che consiglio a tutti. Devi impegnarti per almeno 100 video prima ancora di giudicare se stai avendo successo o no. Lo so cosa stai pensando. Marco, 100 video, ma sei impazzito? Io faccio fatica a finirne uno. Capisco, ma ascoltami. I più grandi YouTuber del mondo hanno caricato 100 video prima di raggiungere almeno 1000 iscritti e oggi hanno milioni di iscritti. E quel canale che vedi esplodere dal nulla? 9 volte su 10 non è stato il loro primo tentativo. Il creator dietro quel canale ha già fatto centinaia di video su altri canali che nessuno ha mai visto. Ha passato anni ad affinare la ricerca, la scrittura, il montaggio, la presenza davanti alla videocamera. Quindi, quando vedi qualcuno avere un successo improvviso, sappi che dietro ci sono anni di fallimenti invisibili. Se sei ancora sotto i 100 video caricati, non stai fallendo. Sei semplicemente nella fase di apprendimento. Sei esattamente dove dovresti essere. Ogni video è pratica, ogni video ti insegna qualcosa, ogni video è un passo avanti, anche quando i numeri non lo mostrano ancora. Quindi smettila di giudicarti dopo 5, 10, 20 video, arriva a 100 e poi solo allora potrai fare un bilancio reale. Il segreto del packaging. La terza cosa che separa l'1% dal 99%, capire dove concentrare la tua energia. C'è una regola in affari chiamata regola dell'80-20. L'80% dei tuoi risultati viene dal 20% dei tuoi sforzi. Su YouTube quel 20% magico ha un nome preciso, packaging. Il packaging è composto da 3 elementi, titolo, thumbnail e il gancio, i primi secondi del tuo video. Se nessuno clicca sul tuo video, non importa quanto sia bello il resto, non lo vedranno mai e se cliccano ma se ne vanno nei primi 30 secondi, anche in questo caso non importa quanto lavoro hai messo nel montaggio, il risultato è zero. Quindi ecco dove devi investire la maggior parte del tuo tempo. Titolo: pensa ad almeno 10 varianti diverse prima di sceglierne uno, 10, non 3, non 5, 10 e poi scegli quello che crea più curiosità. Thumbnail: non accontentarti del primo disegno, creane 3, 4 versioni diverse, mostrali a qualcuno, chiedigli quale cattura di più l'attenzione, poi scegli il migliore. Gancio: scrivi i primi 30 secondi del tuo video, non improvvisare, scrivili, provali, registrali finché non sono perfetti, perché se perdi lo spettatore nei primi 30 secondi hai perso tutto. Il montaggio conta, il contenuto conta, ma il packaging, quel 20%, è ciò che decide se qualcuno vedrà il tuo lavoro. Migliora quel 20% e vedrai i tuoi risultati esplodere, te lo garantisco. E a proposito di migliorare concretamente, se stai iniziando su YouTube e vuoi un posto dove ricevere feedback veri, confrontarti con altri creator nella tua stessa situazione e accedere a strategie che funzionano sul serio, unisciti a Creator Lab Italia. È la mia community gratuita su School, dove aiuto creator principianti, soprattutto over 40, a costruire e far crescere i loro canali. Niente teoria inutile, solo strategie concrete, supporto reale e persone che capiscono esattamente cosa stai passando. Trovi il link nella descrizione di questo video. Ci vediamo nella community. Copia i vincenti. Quarta cosa, smettila di cercare di reinventare la ruota. Ogni nuovo creator pensa: devo essere completamente originale, devo inventare un formato nuovo, altrimenti il mio canale non si distinguerà mai. Sbagliato, completamente sbagliato. Quando stai iniziando, non hai abbastanza dati per sapere se le tue idee originali funzioneranno davvero. Stai pubblicando al buio sperando di indovinare qualcosa. Questo è il metodo furbo. Ispirati ai formati che già funzionano. Poi, quando hai dati ed esperienza, inizia a sperimentare.
Guarda i canali più grandi nella tua nicchia, studia i loro titoli, analizza le loro thumbnail, osserva come strutturano i video, trova gli schemi comuni e poi replicali. Impara le regole copiando chi vince e poi, una volta che hai capito perché certe cose funzionano, inizia a sperimentare. Inizia ad aggiungere il tuo tocco personale, ma all'inizio segui la strada già tracciata, è più veloce, più sicura e ti porta a risultati molto prima. La nicchia è il tuo superpotere. Quinta cosa, devi definire chiaramente la tua nicchia. Se il tuo canale parla di videogiochi una settimana, di cucina la settimana successiva e di finanza personale quella ancora dopo, stai confondendo sia l'algoritmo che il tuo pubblico. L'algoritmo non sa a chi mostrare i tuoi video e le persone che arrivano sul tuo canale non capiscono di cosa parli veramente. Ecco cosa devi fare. Inizia molto stretto, risolvi un problema specifico per uno specifico tipo di persona. Per esempio, strategie di risparmio per famiglie italiane, oppure produttività per imprenditori over 40. Una cosa, un pubblico. Una volta che hai costruito autorità in quell'area, allora puoi espanderti in argomenti correlati, ma all'inizio ristretto, specifico, chiaro. Perché se provi a parlare a tutti, finisci per non parlare a nessuno. Ma se parli a un gruppo specifico con un problema specifico, quel gruppo ti seguirà con fedeltà. La nicchia non è una limitazione, è il tuo superpotere. Impara ma applica. Sesta cosa, applica quello che impari, ma assicurati di imparare dalle persone giuste. È facilissimo cadere nel buco nero dei tutorial infiniti, video su thumbnail, video sulle introduzioni, video sull'algoritmo e guardare. Ti faccio una domanda importante. Hai applicato l'ultima cosa che hai imparato? Anche solo un miglioramento dell'1% per video si accumula. Su 100 video parliamo di un miglioramento del 100% o anche più se consideriamo la crescita composta. Ma il problema è che YouTube è pieno di informazioni sbagliate. Chiunque può dire fai così e diventerai virale senza mostrare prove. Quindi ecco la regola d'oro. Ascolta solo chi ti mostra prove concrete, analytics reali, casi studio verificabili. Se qualcuno ti dice fidati, funziona, senza mostrarti nulla, ignoralo. Se qualcuno ti promette diventerai virale in 3 giorni, scappa. Ma se qualcuno ti mostra le sue analytics, ti spiega cosa ha funzionato e perché, e ti dà strategie provate, ascoltalo e poi applica quello che insegna. La teoria senza l'azione è inutile, ma l'azione senza la giusta teoria è cieca. Trova il punto di equilibrio. La costanza batte il talento. Settima cosa, la costanza vince sempre sul talento. L'algoritmo ama la costanza, ma ancora più importante, tu hai bisogno di costanza per migliorare. Ogni video che pubblichi è pratica, ogni video ti dà preziosi dati e la costanza è l'unico modo per migliorare abbastanza velocemente da stare al passo con la concorrenza. Ma quando dico costanza non intendo pubblicare ogni giorno, intendo trovare un ritmo che puoi mantenere per mesi e mesi senza bruciarti. Che sia un video a settimana, uno ogni 2 settimane o anche uno al mese, non importa. Importa solo che tu riesca a mantenerlo nel lungo periodo. Perché se pubblichi 3 video in una settimana e poi sparisci per un mese, rompi completamente lo slancio. Il tuo pubblico si dimentica di te. L'algoritmo smette di promuoverti e devi ricominciare da capo ogni volta. Meglio un video ogni 2 settimane per un anno che 10 video in un mese e poi nulla. YouTube premia chi resiste, non chi fa lo sprint. Trova il tuo ritmo e rispettalo seriamente. Quando cambiare direzione è la mossa giusta. E infine, ottava cosa, sii disposto a cambiare direzione quando necessario. A volte il problema non sei tu, è la nicchia che hai scelto. Forse è troppo competitiva, forse il pubblico potenziale è troppo piccolo, o magari semplicemente hai perso la passione per quell'argomento. E sai cosa? Va bene così. Tutti i grandi creator hanno cambiato direzione almeno una volta. La maggior parte oggi non sta facendo quello con cui è iniziato. Hanno sperimentato, hanno provato, hanno capito cosa funzionava per loro e cosa no. E hanno cambiato la rotta. Quindi ecco la regola. Concedi a una nicchia almeno 6-12 mesi di sforzo costante, ma se dopo dozzine di video e mezzo anno non vedi alcuna trazione, non aver paura di cambiare. A volte un piccolo cambio di direzione è esattamente quello che serve per sbloccare la crescita. La coerenza è importante, ma l'intelligenza strategica lo è ancora di più. Trasformazione finale. Ti dico l'ultima cosa, la più importante. Il 99% fallisce non perché non è capace,
Fallisce perché abbandona troppo presto, perché cerca scorciatoie invece di fare il lavoro, perché ha aspettative irrealistiche, perché consuma teoria senza mai applicare nulla. Ma tu sei arrivato fino a qui, sei già diverso, sei disposto ad ascoltare, sei disposto a imparare, sei disposto a metterti in gioco. Questo significa che non fai parte del 99%, sei già sulla strada per entrare nell'1%. Quindi ecco il tuo compito. Scegli una sola cosa tra quelle che ti ho appena detto, una, e applicala nel tuo prossimo video. Può essere migliorare l'introduzione, può essere creare 3 versioni diverse della thumbnail, può essere definire meglio la tua nicchia. Una cosa, concreta, oggi. Perché ogni piccolo miglioramento si accumula e tra 100 video sarai completamente trasformato. YouTube non è uno sprint, è una maratona e le maratone le vincono quelli che resistono, non quelli che partono forte. Quindi resisti, continua, i risultati arriveranno. E se vuoi continuare questo percorso con me, il prossimo video che ti consiglio è proprio qui. YouTube lo ha scelto in base ai tuoi interessi. Guardalo, continua a costruire il tuo canale vincente. E ricorda, tu non fai parte del 99%, fai parte dell'1% che ce la farà.